Si è rotto il servo, si è rotto il motore, mi è cascato l'elicotterino! È in garanzia! Oggi vi spiego come funziona la garanzia per quanto riguarda il mondo del modellismo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un argomento molto importante, la garanzia nel mondo del modellismo. Sì, perché non c'entra nulla con la realtà a cui siamo abituati, quindi la garanzia nel modellismo è completamente diversa. Fate bene attenzione a quello che vi dico in questo video perché vi tornerà utile. Quando compriamo un modello radiocomandato e ci arriva a casa, la prima cosa che pensiamo è che quel modello sia quasi indistruttibile, non abbia usura. E una delle prime componentistiche che risente dell'usura oppure che si va a danneggiare qual è? Il servocomando, il componente che in tutti i nostri video vi consigliamo di andare a cambiare, perché se andiamo ad acquistare un modello ready to run, quindi già assemblato, pronto all'uso, a un prezzo molto vantaggioso, non ci possiamo aspettare di trovare un servocomando di qualità eccelsa. E qui ragazzi il prezzo fa la differenza. Garanzia? Praticamente non esiste. Qui? Ma forse 6 mesi. Questi costano fino a un anno di garanzia, ma non è mica detto, perché la garanzia non viene decisa da noi, ma viene decisa dal produttore. Quello che oggi io vi vado a dire riguarda la mia esperienza da modellista che vanta tantissimi anni dietro alle spalle e vi posso dire che io nella mia vita dei servocomandi ne ho comprati una cifra. Sono partito da quello da 20 euro, poi 30, poi 40, poi 50, poi 60, poi 70, poi 80, poi 90, poi 100. E tutto questo perché? Perché non sapevo cosa volesse dire la qualità. E uno dei miei più grandi motti, volete sapere qual è? Chi più spende, meno spende. Andiamo bene, proprio bene. E nel momento in cui andiamo ad acquistare un servocomando dal prezzo veramente irrisorio, non abbiamo più garanzia? No! Non è vero, perché mettiamo caso che lo acquistiamo, lo andiamo ad alimentare correttamente, non funziona, lì c'è garanzia, è normale, lo riusciamo a verificare anche noi e c'è una sostituzione praticamente immediata. Ma se voi acquistate un servocomando nuovo oppure un modello nuovo, lo usate 10 minuti, dopo 10 minuti andate addosso a un muretto, rompete il braccetto e anche il servo, c'è garanzia? No ragazzi, se voi comprate un servo che nelle specifiche richiede un'alimentazione compresa tra i 4.8 e i 6 volts e voi lo alimentate a 8.4 volts e esce il fumo bianco, c'è garanzia? Assolutamente no. Adesso vi voglio fare un esempio molto pratico, diciamo, 25 euro, 70 euro. Passiamo a un servo di fascia intermedia. Già qui abbiamo molti più controlli, quindi la casa madre avrà fatto più test, è sicura di fornire un prodotto che rispecchia uno standard qualitativo di un certo livello e naturalmente abbiamo anche un servocomando che vi garantisce delle performance più elevate. Performance oltre che di velocità e di coppia anche di supporto alle varie sollecitazioni che questi modelli, un servocomando del genere montato su un buggy ogni giro, ma vi immaginate quante sollecitazioni può ricevere? Tantissime, e le componenti al loro interno devono essere curate, saldate di una certa qualità, è quello che fa il prezzo. Ma anche qui, con un servocomando da 70 euro, non avrete mai un servo che vi dura una vita. Per poter parlare di servocomandi che vi dureranno nel tempo, che vi garantiranno un minimo di garanzia, dobbiamo andare su questa fascia di prezzo, che oscilla tra i 120 e i 150 euro, perché sono servocomandi realizzati con componenti di estrema qualità, che hanno delle caratteristiche che vi permettono di essere collegati tranquillamente con qualsiasi alimentazione fino a 8.4 volts. Se andiamo a invertire la polarità si bruciano anche questi, ma
Quante volte ve l'ho detto, ragazzi? Collegate il servo in questa maniera? Non sapete come si fa? Vi lascio il link qui in alto a destra. E oltre a quello, ragazzi, una cosa molto importante. Uno dei motivi per cui i servocomandi si bruciano sono i leveraggi, cioè i tiranti che vanno a accelerare, a frenare o a sterzare, e allo stesso tempo i fine corsa. Se i leveraggi e i fine corsa non vengono impostati correttamente e il servocomando lavora sotto sforzo, anche quelli migliori sul mercato si possono bruciare. E in quel caso, ragazzi, se succede, potete fare due cose: o dire ok, ho sbagliato io, oppure dire vabbè, lo sai che faccio? Adesso lo mando a DP Modellismo perché l'ho comprato da loro, prendono il servocomando, lo inviano al produttore, il produttore riconoscerà o meno la garanzia. Nel caso in cui la riconosce, voi non avrete sbagliato nulla e giustamente riavrete il vostro prodotto nuovo, funzionante a casa. Ma nel caso in cui avrete invertito la polarità, avrete sbagliato i fine corsa oppure fatto qualsiasi altra cosa, il produttore la verificherà e il servo non ve lo cambierà. Ho capito, va, devo lasciare stare col modellismo perché qua come va. Te la vinde il culo. Non è assolutamente così, ragazzi. Questo è il modellismo. Purtroppo non possiamo paragonare il modellismo alla realtà. Parliamo di auto, non possiamo paragonarlo a auto in scala 1:1, perché questi sono modelli in scala ridotta che hanno un'usura che rispetto a un modello in scala 1:1 non è assolutamente paragonabile. Non è che io ogni 30.000 km rivado a fare l'olio alla mia Fantech GT16e perché la casa madre mi dice che ogni 30.000 km lo devo fare, ma voglio diventare un modellista, mi devo iniziare a sporcare le mani, andare a controllare il mio modello e a fare manutenzione. Io, ragazzi, nella mia carriera ne ho sentite di cotte e di crude. Macchine finite dentro l'acqua salata, macchine alimentate con correnti stellari che possono mandare questi modelli nell'iperspazio, carburazione sui motori che neanche vi sto a dire. Insomma, non possiamo assolutamente paragonare la garanzia che possiamo andare a riscontrare su un oggetto che utilizziamo tutti i giorni, come può essere una lavatrice, un'auto reale, un phon per capelli, su un modello radiocomandato. È completamente diverso. E adesso vi ho parlato di servi, ma ci sono talmente tante altre cose che voi, nel momento in cui riscontrate un piccolo problema, subito a dire vabbè, tanto è in garanzia, la legge europea mi dice 2 anni. Non è così, ragazzi. Vi ricordo che tutti i produttori si appellano sempre a una sola cosa: tutto quello che è sottoposto a usura non è coperto da garanzia. E secondo voi, quando mettete su strada un modello di questo genere, quali sono le cose che non sono sottoposte a usura? L'avete indovinate? Ve lo dico io: ricevente e radiocomando. Il resto è tutto sottoposto a usura. Braccetti, sospensioni, cuscinetti, differenziali, servocomandi, motore, tutto sottoposto a usura. E che cos'è che mi può garantire un utilizzo prolungato a lungo termine del mio modello RC? Il prezzo, ragazzi. C'è poco da fare. Io adesso non vi sto dicendo che per esempio questo modello ha dei problemi, perché questo è un modello che a oggi vanta migliaia di pezzi venduti in tutta Europa e non c'è mai stato nessun problema, nessuna rottura. Sono invenduti i ricambi di questo modello. Però se io con un modello del genere mi metto tutto il giorno a derapare, una batteria, 2 batterie, 3 batterie, e si brucia il motore, posso richiedere la garanzia? Secondo voi, se lo andate a fare con una macchina reale, state tutto il giorno a tirare il freno a mano, a derapare, si brucia la frizione, che fate? Andate dal concessionario e gli dite: se è bruciata la frizione è in garanzia? In quel caso viene attaccata la diagnosi e con un attimo si capisce quello che è stato fatto. Qui purtroppo non è verificabile, quindi anche per questa motivazione
che tutto quello che è sottoposto a usura non è in garanzia, ma più che altro se una componente funziona e poco dopo non funziona, o vi ha detto male e adesso vi spiego perché, oppure avete sbagliato qualche operazione. Ma parliamo proprio di questo fatto che se vi dice male che succede? Motori elettrici brushless senza spazzole hanno usura? Assolutamente sì, perché i cuscinetti sono soggetti a usura, vanno manutentati, ma quando parliamo di motorizzazioni di un certo tipo di qualità e un certo tipo di prezzo abbiamo una lunga durata di queste componentistiche. Ma se puta caso noi abbiamo un modello con motorizzazione brushed, quindi quella con le spazzole, quella più economica che troviamo su tantissimi modelli di fascia economica, metto a terra il modello, faccio 10 metri, il motore si ferma, si brucia, si rompe la ventolina all'interno, è in garanzia? Dipende, perché se è entrato sfortunatamente un detrito, perché la maggior parte dei motori brushed sono cassa aperta, quindi va a entrare facilmente un detrito che rompe la ventolina all'interno, il motore si può danneggiare, ma non è un difetto, è una caratteristica che naturalmente negli anni è stata migliorata e praticamente rimossa del tutto grazie ai motori brushless, quindi motori senza spazzole, che nella maggior parte dei casi sono anche ermetici, quindi non c'è il rischio che entrino dei detriti all'interno del motore. Ma si può bruciare il motore? Si può bruciare l'ESC? Assolutamente sì. Un errore comune a molti di voi che effettuano una conversione da brushed a brushless è quella di andare a mettere subito un pignone a lungo oppure lasciare lo stesso rapporto per poi trovarsi con il motore che puzza de cotto. Perché? Perché non avete verificato la temperatura d'esercizio di questo motore o dell'ESC. Se noi lasciamo lo stesso rapporto oppure lo vogliamo allungare perché Voglio fare 200 km/h con quel tipo di motore. va tutto bene, ma verificate la temperatura, perché se dopo 5 minuti che state girando il motore raggiunge delle temperature elevate di circa 100-110 gradi, non va bene. Io in quel caso calerei di pignone e voi vi direte perché? Perché il motore sforza di meno e quindi scalda di meno. Questa è una cosa veramente importante che pochi di voi fanno e magari dopo un po' ci chiamano e ci dicono: si è bruciato il motore? Come mai? È perché l'ho mandato al suo limite di alimentazione. Mi raccomando, controllate sempre l'alimentazione che può supportare il vostro ESC tipo 2S, 3S, 4S, 6S e via dicendo. Ma dopo fatto quello dovete controllare la temperatura di esercizio, perché se il motore sforza troppo si può bruciare e in quel caso la garanzia. Quindi dopo aver parlato di motori elettrici, che vi ricordo con il brushed una volta messo a terra ragazzi, se si brucia, con il brushless se sbagliate voi si brucia e se non fate una corretta manutenzione, quindi ogni tanto controllate i cuscinetti del motore, si può danneggiare. Per quanto riguarda i motori a scoppio, casco meglio? Ma che stai a dire? Caschi peggio, perché ragazzi qui parliamo di motori che al loro interno hanno veramente poche componentistiche. Se partono, funzionano. In che senso? Immaginiamo accendo un motore, non faccio il rodaggio. Si può rompere? Sì. Sbaglio carburazione? Si può rompere? Sì. Non metto l'olio sul filtro, non lavo il filtro, non lo smonto, non faccio la manutenzione. Cioè, come facciamo a parlare di garanzia se parliamo di oggetti che nel momento in cui li usiamo e li lasciamo fermi senza fare nulla per 2, 3, 4, 5 mesi, a parte qualche raro caso di condizioni meteorologiche particolarmente a favore, ma può succedere che se io uso una volta il motore e lo lascio fermo qualche mese, il carburante che è rimasto all'interno si è bello che stagionato, ma l'ho usato solo una volta e adesso non funziona più. È in garanzia? No, perché dovete fare la manutenzione. Quindi capite quant'è difficile ragazzi per noi spiegarvi come funziona la garanzia. Fermate, guarda che me stavo a scordare perché qua c'è sta un libro da raccontare. Ho comprato la batteria e adesso non si ricarica più, voglio la sostituzione. Se la batteria arriva a casa vostra
che funziona. Può succedere che ci sia un errore per quanto riguarda l'installazione, chiamiamola così, delle varie celle che compongono una batteria, ma allo stesso tempo potrebbe anche succedere che voi fate scaricare del tutto la batteria. Ma come? Ma io ho sempre fatto scaricare prima del tutto le batterie e poi le ricaricate e adesso tu mi vuoi dire no? No! Non si fa assolutamente così, perché nel momento in cui noi andiamo a far scaricare del tutto una batteria LiPo, quindi la portiamo sotto al valore nominale, i nostri caricabatterie hanno una protezione che non ve la fanno ricaricare, perché queste batterie possono fare... Quindi, quando vi diciamo che la prima cosa da fare è quella di caricare la batteria e poi, una volta montata sul vostro modello, vi dovete fermare quando vedete che a un certo punto il modello è come se frena di botto, non è che ve lo diciamo così tanto per, ve lo diciamo perché se no potreste rovinare la vostra batteria. E come si fa in quel caso a ripristinare la batteria? Beh, ci sono dei modi che ve li spiegherò in altri video, non molto sicuri, ma datemi retta ragazzi, rispettate queste cose che vi ho detto, caricate la batteria, nel momento in cui il vostro modello vi dà quel segnale che sembra come se frena di botto, il famoso cut-off, taglio di corrente, che il nostro ESC va a effettuare sul motore nel momento in cui è arrivata la soglia minima preimpostata dalla casa madre, voi vi dovete fermare, se no mandate le batterie sotto tensione, non si ricaricano, dovrete comprare altre batterie oppure, come vi dicevo, rianimarle, ma non si fa. Non potete parlare di garanzia, potete parlare di un errore che avete fatto perché non avete rispettato le corrette procedure e quindi le batterie via, se buttano. Ho capito, qualsiasi cosa non è garanzia, vabbè, vuol dire che mi compri le cose, ma quando si rompono basta, è così, no, non mi piace più. Ragazzi, non è che è proprio così su tutte le componentistiche. Io ho cercato di farvi capire cosa vuol dire garanzia e ho cercato di farvelo capire per un motivo, per informarvi in modo tale che voi siate informati su cosa vuol dire garanzia nel modellismo, perché anche se andiamo a acquistare un elicottero radiocomandato e quello casca, perché casca? Per un'interferenza? Per una folata di vento? Perché la batteria è scarica oppure anche perché ho sbagliato manovra? Beh, bisogna vedere. E poi nella maggior parte dei casi non si sa mai perché. Nel momento in cui succede un crash, guarda, non ha funzionato il servo, non ha funzionato l'elicottero, è cascato. Nel momento in cui lo andate a riprovare, funziona. Perché? Perché ragazzi, molte volte le cose che succedono purtroppo sono casuali, ma purtroppo allo stesso tempo non sono verificabili. Questo vale per tante componentistiche di cui vi ho parlato in questo video, per tanti oggetti, ma per altrettanti oggetti vale la classica garanzia di 2 anni. E vi do un'informazione. Una garanzia di 2 anni la avete su alcuni tipi di prodotti, ma la avete se acquistate da un rivenditore italiano, perché lo so che magari alcuni oggetti, alcuni modelli all'estero, fuori dalla comunità europea, costano un po' di meno, ma dita incrociate se vi arrivano e soprattutto se vi arrivano funzionanti. E adesso vi dico l'ultima cosa, cioè cosa dovete fare appena vi arriva il vostro modello. La cosa più importante da fare è quella di verificare che il vostro nuovo modello funzioni bene da subito, perché se avete un problema, vi faccio un esempio, provate il modello e magari la trasmissione ha qualche difetto e sgrana, ma poi voi insistete e la distruggete del tutto. Come facciamo a sapere noi che c'era un difetto oppure voi avete fatto qualcosa? Quindi vi arriva un modello a casa, è elettrico, la prima cosa da fare è caricare le batterie, provarlo a mano, vedere se funziona tutto e poi lo usate. E fidatevi,
non è che se vi funziona tra le mani appena lo mettete a terra smette di funzionare, smetterà di funzionare se magari fate qualche urto o qualcosa del genere, e allo stesso tempo, mi raccomando, come vi abbiamo già spiegato in tanti video, pensate sempre prima a che cosa dovete fare con il vostro modello, andare in pista, divertirvi su un piazzale. Vabbè, per schiarirvi le idee, se ancora non l'avete visto, vi lascio un link qui in alto a destra dove troverete tanti consigli su quale modello scegliere per innamorarvi del modellismo. Oltre a questo, ragazzi, quindi per quanto riguarda i modelli elettrici, già ve l'ho detto, per quanto riguarda i modelli a scoppio, noi offriamo dei servizi che in alcuni periodi sono anche gratuiti, come la prima accensione che non vi costa nulla, e noi vi accendiamo il modello, ve lo dariamo e voi siete sicuri di ricevere a casa vostra un modello funzionante, e quindi evitate magari una leggera trafila, che vuol dire rispedirci il modello, noi lo dobbiamo verificare e poi rispedirvelo. Insomma, avete capito come funzionano queste garanzie? Ci avete ancora qualche dubbio? Commentate questo video e soprattutto iscrivetevi al canale, perché queste cose non ve le dice mica nessuno, eh? Un saluto a tutti, ciao!